Ciao a tutti e benvenuti, ben ritrovati sul mio canale. Sono felicissima di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene. Oggi affronteremo un argomento un po' scottante. Un argomento che ha fatto discutere e che, diciamocelo, ha tenuto col fiato sospeso tantissimi di voi. Parleremo di Neslihan Svela Burak, di quei famosi errori pagati e, soprattutto, cercheremo di fare chiarezza, di portare alla luce la verità. So che l'argomento è delicato e che ci sono molte voci in giro, tante opinioni diverse. Ma cercherò di darvi una panoramica completa, basandomi su fatti concreti e testimonianze, per aiutarvi a farvi una vostra idea. Prima di iniziare, però, permettetemi di invitarvi ad iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. È il modo migliore per rimanere aggiornati sui prossimi video, per supportare il mio lavoro e per far crescere questa community. Attivate anche la campanella, così non vi perderete nessuna notifica. Ok, direi che siamo pronti per immergerci in questo argomento. Errori pagati. Un titolo che evoca subito una serie di interrogativi, non è vero? Chi ha pagato? Cosa è stato pagato? E soprattutto, chi è Neslihan Svela Burak? Partiamo dalle basi. Neslihan Svela Burak è, o meglio, era una figura molto presente sui social media, soprattutto su Instagram. Si presentava come una guru della finanza personale, una coach che prometteva di svelare i segreti per raggiungere la libertà finanziaria. Offriva corsi, consulenze e prometteva guadagni facili e veloci. Il suo successo era innegabile. Migliaia di persone la seguivano, attratte dal suo stile di vita lussuoso, dalle promesse di ricchezza e dall'apparente semplicità con cui raggiungeva i suoi obiettivi. La sua pagina Instagram era un tripudio di foto patinate, viaggi esotici, vestiti firmati, orologi costosi e macchine di lusso. Tutto contribuiva a creare un'immagine di successo inarrivabile, un sogno a portata di mano per chiunque avesse la fortuna di seguirla e di imparare i suoi segreti. Ma dietro questa facciata scintillante si nascondevano delle ombre. Tante, troppe ombre. Le prime avvisaglie di problemi sono arrivate quando alcuni studenti dei suoi corsi hanno iniziato a lamentarsi. Promesse non mantenute, strategie inefficaci e soprattutto la sensazione di aver speso soldi per nulla. Le recensioni negative hanno cominciato a comparire sotto i suoi post, nei forum di finanza personale e nei gruppi dedicati al trading online. Molti descrivevano i suoi corsi come generici, superficiali e privi di valore pratico. Altri si lamentavano della sua mancanza di competenza e professionalità, accusandola di utilizzare un linguaggio tecnico incomprensibile e di non fornire un supporto adeguato agli studenti. Queste lamentele, inizialmente isolate, hanno iniziato a moltiplicarsi, a diffondersi sui social media, creando un vero e proprio effetto valanga. Le persone si sentivano truffate, ingannate da una figura che avevano idealizzato. Il passaparola negativo ha cominciato a danneggiare la sua reputazione, ma Neslihan Svela Burak ha reagito con decisione, minimizzando le critiche e cercando di screditare i suoi detrattori. Ha accusato gli studenti insoddisfatti di essere invidiosi del suo successo, di non aver applicato correttamente i suoi insegnamenti e di voler sabotare la sua attività. È qui che entra in gioco il concetto di errori pagati. Secondo le accuse, Neslihan Svela Burak avrebbe utilizzato schemi Ponzi, ovvero sistemi piramidali in cui i primi investitori vengono pagati con i soldi dei nuovi arrivati. Un sistema che, per sua stessa natura, è destinato a crollare. La struttura dei suoi corsi, secondo molti, favoriva l'arruolamento di nuovi membri piuttosto che l'effettivo apprendimento e l'applicazione di strategie finanziarie concrete. Gli studenti venivano incentivati a reclutare nuovi iscritti, promettendo loro una percentuale sui guadagni generati. Questo creava un sistema in cui il focus si spostava dall'apprendimento alla ricerca di nuovi investitori, alimentando una spirale che, inevitabilmente, portava al collasso. Ma c'è di più. Le accuse non si limitano solo a questo. Si parla anche di informazioni false o fuorvianti, di manipolazione psicologica e di sfruttamento della vulnerabilità delle persone. Persone che, magari in un momento di difficoltà economica, si erano affidate a lei nella speranza di trovare una soluzione. Neslihan Svela Burak, secondo le accuse, utilizzava tecniche di persuasione molto efficaci, facendo leva sulle emozioni e sui desideri delle persone. Parlava di libertà finanziaria, di successo personale, di possibilità di cambiare la propria vita e di realizzare i propri sogni. Creava un'immagine di sé come una persona umile, generosa e disposta ad aiutare gli altri, guadagnandosi la fiducia di un vasto pubblico.
Le testimonianze sono strazianti. Persone che hanno perso tutti i loro risparmi, che si sono indebitate per seguire i suoi corsi, che hanno visto i loro sogni di indipendenza a finanziaria infrangersi. Alcuni hanno raccontato di aver contratto prestiti bancari, di aver venduto i propri beni e di aver impegnato i risparmi di una vita per investire nei corsi e nelle consulenze di Neslihan Svela Burak. Quando il sistema è crollato, si sono ritrovati senza niente, con debiti enormi e con la sensazione di essere stati traditi e raggirati. Il danno psicologico, oltre a quello economico, è stato devastante. Molti hanno perso la fiducia in se stessi, si sono sentiti in colpa per aver creduto a una promessa falsa e si sono vergognati di aver raccontato la propria esperienza agli altri. Ovviamente, è importante sottolineare che Neslihan Svela Burak ha sempre negato le accuse. Ha sempre sostenuto di aver agito in buona fede, di aver offerto strumenti validi per raggiungere il successo finanziario e di non aver mai voluto ingannare nessuno. Ha affermato che i suoi corsi erano basati su strategie di investimento reali e che i suoi studenti avevano la possibilità di guadagnare denaro se avessero applicato correttamente i suoi insegnamenti. Ha minimizzato le critiche, sostenendo che si trattava di un piccolo gruppo di persone insoddisfatte e che la maggior parte dei suoi studenti era contenta dei risultati ottenuti. Ma le prove contro di lei sembrano essere schiaccianti. Numerose inchieste giornalistiche, denunce legali e testimonianze hanno contribuito a smascherare il suo sistema. Giornalisti investigativi hanno raccolto prove che dimostrano come Neslihan Svela Burak avesse gonfiato i suoi guadagni, falsificato i suoi risultati e utilizzato tecniche di marketing ingannevoli per attirare nuovi clienti. Le denunce legali presentate da ex studenti e investitori descrivono nei dettagli le strategie utilizzate per manipolare le persone e sottrarre loro denaro. Le testimonianze, raccolte in forma anonima per paura di ritorsioni, raccontano storie di disperazione, di perdita e di inganno. Attualmente, Neslihan Svela Burak non è più presente sui social media. È scomparsa dalla circolazione, lasciando dietro di sé una scia di rabbia, delusione e dolore. Il suo profilo Instagram è stato disattivato, il suo sito web è irraggiungibile e non si hanno più sue notizie. Alcuni sostengono che sia fuggita all'estero, portando con sé il denaro sottratto ai suoi studenti. Altri credono che si stia nascondendo, in attesa che la situazione si calmi e che le acque si siano placate. Ma la domanda che tutti ci poniamo è: cosa possiamo imparare da questa vicenda? Innanzitutto, l'importanza di diffidare delle promesse troppo belle per essere vere. La ricchezza facile e veloce è un'illusione. Il successo finanziario richiede impegno, sacrificio, studio e, soprattutto, una buona dose di realismo. Non esistono scorciatoie o formule magiche per diventare ricchi in poco tempo. Chi promette guadagni facili e sicuri nasconde, quasi sempre, qualcosa di losco. In secondo luogo, l'importanza di fare le proprie ricerche. Prima di affidare i nostri soldi a qualcuno, dobbiamo informarci, verificare le sue credenziali, leggere le recensioni degli altri clienti e, soprattutto, usare il buon senso. Non fidiamoci ciecamente delle parole di un guru o di un influencer, ma cerchiamo di verificare le informazioni che ci vengono fornite e di valutare criticamente le loro proposte. Infine, l'importanza di non farsi abbagliare dal lusso e dall'apparenza. I social media sono pieni di persone che ostentano ricchezza e successo. Ma spesso, dietro questa facciata, si nasconde una realtà ben diversa. Non lasciamoci impressionare dalle foto patinate, dai viaggi esotici e dalle macchine di lusso. Cerchiamo di capire chi sono veramente le persone che ci propongono investimenti o corsi di formazione e di valutare la loro competenza e professionalità. Questa vicenda ci insegna che la finanza personale è un argomento serio e complesso, che richiede competenze specifiche e un approccio professionale. Non improvvisiamoci esperti e, soprattutto, non affidiamo i nostri soldi a chi promette miracoli. Affidiamoci a professionisti qualificati, informiamoci. Studiamo e cerchiamo di acquisire le competenze necessarie per gestire al meglio i nostri soldi e per raggiungere i nostri obiettivi finanziari. Ed è proprio questo che cerco di fare qui, sul mio canale. Offrirvi informazioni utili, consigli pratici e spunti di riflessione per aiutarvi a gestire al meglio i vostri soldi e a raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Voglio creare una community di persone consapevoli e informate, capaci di prendere decisioni finanziarie responsabili e di proteggersi dalle truffe e dai raggiri. Perché la libertà finanziaria è possibile, ma non è un regalo. È il frutto di un percorso fatto di scelte consapevoli, di impegno costante e di una buona dose di disciplina.
Richiede pazienza, perseveranza e la capacità di imparare dai propri errori. Ma, soprattutto, richiede la consapevolezza che non esistono soluzioni facili e che il successo finanziario è il risultato di un lavoro duro e costante. E ricordate sempre, diffidate da chi vi promette la luna con un dito. Siate scettici, curiosi e informati. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze e cercate sempre la verità. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero di avervi fornito una panoramica completa e chiara di questa vicenda. Ricapitolando, abbiamo parlato di Neslihan Svela Burak, delle accuse di truffa a suo carico, del sistema Io errori pagati e, soprattutto, di cosa possiamo imparare da questa esperienza. Abbiamo analizzato le tecniche utilizzate per manipolare le persone, le conseguenze economiche e psicologiche subite dalle vittime e le lezioni che possiamo trarre da questa vicenda. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia stato utile e interessante. Adesso, tocca a voi. Lasciatemi un commento qui sotto con le vostre opinioni, le vostre esperienze e le vostre riflessioni su questo argomento. Cosa ne pensate? Avete mai avuto esperienze simili? Cosa avete imparato? Conoscete altre storie di truffe finanziarie? Sono curiosa di leggere i vostri commenti e di avviare una discussione costruttiva. Voglio creare un ambiente in cui possiamo condividere le nostre esperienze, imparare gli uni dagli altri e aiutarci a proteggerci dalle truffe e dai raggiri. E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Più persone si iscrivono al canale e condividono i miei video, più avrò la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio e di sensibilizzare le persone sui temi della finanza personale e della protezione dalle truffe. Grazie ancora e a presto con un nuovo video. Ciao!